Carissimi, la parola che viene proclamata in questa domenica, l'11ª del tempo ordinario, ci offre dei testi che, pur appartenendo ad epoche e a generi diversi, raccontano in pratica una sola storia. È la storia di come Dio crea attorno a sé, convoca, chiama attorno a sé un popolo e poi come lo custodisce e sempre attraverso delle persone scelte e inviate continua a raggiungerlo, a prendersi cura di lui. Nella prima lettura viene proposto un passo tratto dal libro dell'Esodo. Siamo al Sinai. Israele è uscito dall'Egitto, ha attraversato il mare, camminando nel deserto e ora è ai piedi di questa montagna. Mosè sale e dall'alto risuona la prima parola dell'alleanza. È una parola che risuona così: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come vi ho portato su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Vi ho portato su ali di aquila. L'immagine dell'aquila descrive un Dio che insegna a volare in alto e nello stesso tempo sorregge. Non è un Dio lontano, ma è un Dio paziente e che sostiene. È un'esperienza concreta, tant'è vero che Dio dice voi stessi avete visto. E poi continua, sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Ci sono 3 espressioni in questa formula di alleanza che vanno tenute insieme. Dio ci descrive come proprietà particolare, come un tesoro che lui custodisce gelosamente, ci descrive come un regno di sacerdoti, cioè un popolo che è ammesso al suo cospetto, non separato da altri, ma tenuto davanti a lui. E poi siamo una nazione santa, consacrata, ma non perché se lo merita o è migliore delle altre, ma proprio per essere a servizio di tutte le altre. E è una formula di alleanza molto bella, molto profonda, tant'è vero che poi, secoli dopo, nella prima lettera di Pietro sarà ripresa proprio per descrivere la Chiesa, quello che noi siamo. Nella pagina del Salmo, poi, il Salmo con il quale siamo invitati a pregare, il Salmo 99, c'è la risposta di questo popolo, è la risposta di un gregge. Siamo invitati così: riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Sì, siamo un gregge. Non è semplicemente una metafora pastorale generica, è l'impronta teologica di un popolo, cioè siamo veramente così. Siamo un popolo che esiste perché Dio ci ha convocato attorno a sé e ci custodisce. Nella pagina del Vangelo troviamo un passo tratto dal Vangelo di Matteo e c'è una delle azioni che più ci tocca nel cuore. Gesù vede le folle che si radunano attorno a lui e si dice che si commuove. Letteralmente in greco si dice che ne ebbe le viscere aperte, mosse, cioè si sente aprire dal di dentro. È un'esperienza molto forte, quasi materna, perché richiama anche l'esperienza del parto, quando una donna apre il proprio grembo per generare una vita nuova. E in effetti la commozione,
la misericordia del Signore crea qualcosa di nuovo, ci genera, ci rende persone nuove. In questo passo perché il Signore si commuove? Perché ci vede stanchi e sfiniti come pecore che non hanno un pastore. E un po' lo siamo sempre, un po' lo siamo sempre. Sì, però Gesù non si limita a commuoversi e a compatire. Allora prende un'iniziativa, chiama attorno a sé 12 discepoli che poi terrà sempre vicini, 12 non a caso, perché richiama le 12 tribù di Israele. È un po' come il popolo della prima alleanza che riprende forma e li invia dicendo predicate, dicendo a tutti che il regno dei cieli è vicino. Ecco, è la consegna che continuamente dobbiamo sentire risuonare anche nelle nostre orecchie. E poi Gesù completa tutto questo dicendo gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Tutto è un dono ed è un dono immeritato che noi per primi abbiamo ricevuto e che adesso dobbiamo condividere con i nostri fratelli. Chiude poi tutto la seconda lettura che viene proclamata con un passo attinto dalla lettera di Paolo ai Romani. Paolo dice una cosa precisa, dice: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco la grazia per eccellenza, il dono per eccellenza che abbiamo ricevuto. Non siamo discepoli, non siamo parte della Chiesa perché ce lo siamo meritati o perché siamo migliori degli altri. È un dono. Ecco, torna questo gratuitamente che abbiamo sentito nel Vangelo. La Chiesa dona gratis perché ha ricevuto gratis. E se noi dimentichiamo questa gratuità, questo elemento del dono, tutto perde il gusto e il senso del Vangelo. Ecco, allora oggi proviamo a tenere insieme queste tre immagini che percorrono la liturgia di questa domenica. L'aquila, questo Dio che vola in alto e che sostiene, il gregge, il popolo che è invece condotto, guidato, custodito, e il pastore, che è il Signore che si commuove e che si prende cura di tutti noi. Tre immagini per un unico messaggio. Dio non si rassegna a vedere il suo popolo disperso. E così ancora oggi non si rassegna quando ci vede dispersi, in difficoltà, abbattuti, magari anche disperati. No, Lui si prende cura di noi e tante volte anche inviandoci dei fratelli. Questa è la modalità principale che il Signore segue, persone che si fanno vicine proprio nel momento del bisogno. A noi il compito di accogliere queste persone e di riconoscere in questi fratelli, in queste sorelle, il volto di questo Signore che si avvicina e che ci rialza. Buona domenica a tutti!